Bentrovati amici di Italia Squisita, sono Antonio Sorrentino. Oggi faremo una ricetta iconica della cucina campana. Mi tremano le gambe, faremo gli gnocchi alla sorrentina, un piatto apparentemente semplice ma fatto in tutte le case campane e oramai in tutto il mondo. Quindi iniziamo questa ricetta dalle patate, una patata gialla asciutta, e per renderla ancora più asciutta non la cuociamo in acqua ma la cuociamo in forno. Facciamo prima uno strato di sale grosso. Laviamo benissimo le patate dal terreno e li poggiamo distanziate sul sale. Li buchiamo, così svapora meglio la parte umida. Dopo averle bucherellate li copriamo con la carta stagnola. Bucherelliamo un po' la carta, perché l'obiettivo è sempre far uscire tutta l'umidità. Siamo pronti per andare al forno, inforniamo a 170 gradi per un'ora. Il pomodoro abbiamo detto San Marzano DOP, lo schiaccio a mano. È un gesto tradizionale. Potete passarlo a passatutto, ma assolutamente non lo frullate col frullino. Soffriggiamo l'aglio. A me mi piace soffriggere il basilico, come sapete, quindi lo calo nell'olio e poi calo il pomodoro schiacciato. Pizzico di sale. Nel frattempo il San Marzano va, ci prepariamo gli altri ingredienti, quindi tagliamo questo fior di latte perché come vedete è molto lattiginoso, quindi dobbiamo levargli questo liquido all'interno che è un latticello, quindi prima facciamo delle fettine, tagliato a dadini, tagliato il nostro fior di latte, lo mettiamo in un colino per fargli perdere questo liquido. Ogni tanto giriamo la salsa, non ce la dimentichiamo. Fuoco basso e poi ci grattugiamo i nostri formaggi. Io uso sempre la nostra grattugia antica, che è quella che una volta addirittura si dava nei corredi delle signore campane, non poteva mancare. Eccole qua. Per controllare la cottura pigliamo un coltellino, lo infiliamo all'interno, le puliamo dal sale, saranno un po' calde, quindi fate un taglio lungo la patata e incominciate dal centro e tirate la buccia. L'importante è pelarle calde perché le dobbiamo schiacciare calde, non le dobbiamo assolutamente passare o frullare perché sennò diventeranno collose. Schiaccia patate, metto dentro la patata e faccio effetto spaghetti. Le patate le abbiamo schiacciate, le facciamo raffreddare un pochino, quindi le apriamo sulla nostra spianatoia. Le saliamo, una spolveratina di parmigiano e poi mettiamo i tuorli d'uovo. Quindi leviamo l'albume, facciamo uno, quindi abbiamo messo i tuorli, il formaggio e il sale, facciamo assorbire prima i tuorli, la patata non deve essere bollente ma tiepida, quindi metto la prima spolverata e incomincio a farla assorbire. Un'altra spolverata. Uno gnocco deve essere impastato delicatamente come una pasta frolla,
non ci vuole energia, quindi perciò nessun tipo di impastatrice. Siamo pronti a fare i nostri gnocchi, non lo facciamo riposare l'impasto perché sennò tira fuori acqua e diventerebbe colloso. Infariniamo, vi faccio vedere un metodo veloce. Tagliate delle fette, spesse un dito, poi fate dei bastoncini, li rinfarinate e ve li fate lo spessore che volete. Io farò praticamente uno spessore che uscirà uno gnocco da 2x2. Prima di tagliarle li rinfarino e li vado a tagliare a 2 cm. Si possono rigare con la forchetta oppure fate l'incavo con il dito o col rigagnocchi. Io ho un metodo antico, la grattugia che abbiamo grattugiato il formaggio lato interno e quindi vado a incavarli e rigarli. Guardate come escono bellini, delicatamente, perché se li schiacciate troppo poi si attaccano. Quindi un movimento delicato, energico ma delicato. Li setaccio, così le arrotondo pure. E li calo nell'acqua che bolle. I nostri gnocchi si sono raffreddati, li alziamo e li coliamo. Ora vi faccio vedere come suonano. Sentite? Consistenti ma morbidi. Siamo pronti a saltare i nostri gnocchi. Gli mettiamo un po' di burro che ci serve a lucidarli. Facciamo un po' di basilico in infusione in questo burro. Lo spezzettiamo un po'. Profumatissimo. Poi aggiungiamo un po' di pomodoro e li incominciamo a saltare. Come vedete rimangono belli consistenti, non sono troppo amidosi o, come si dice a Napoli, limmosi. Aggiungiamo un po' del nostro fior di latte asciutto, il nostro mix di formaggi e finiamo di saltare. Non dobbiamo saltare molto perché non dobbiamo far filare molto il fior di latte. Mettiamo un pizzico di pepe. Lo gnocco alla sorrentina preferibilmente si dovrebbe servire a porzioni. Noi faremo una piccola pentolina di rame. Quindi imburriamo leggermente il nostro pignatiello, poi mettiamo gli gnocchi, quindi come vedete sono belli cremosi già. Li nappiamo con un po' del nostro pomodoro, ci deve essere un equilibrio tra i colori, quindi rosso, bianco e verde. Ci mettiamo il fior di latte che ci fa la parte bianca, una pioggia di formaggi e un filo di burro e andiamo a forno grill a 250 gradi per 10 minuti.
Nel frattempo aspettiamo che gli gnocchi sono pronti. Per chi non lo sapesse ancora, vi volevo ricordare che ci sono anch'io nel libro di Italia Squisita e Davide Civitiello. Infatti, se sfogliate il libro, dopo tutte le spettacolari masterclass sugli stili di pizza, io e Davide abbiamo pensato di raccogliere delle ricette più importanti delle feste napoletane, legate all'arte bianca. Se amate mettere le mani in pasta, questo libro non lasciatevelo scappare. Ecco qua la nostra gratinatura, che è la parte croccante del piatto, no? Che si abbina con il nostro gnocco morbido ma consistente e tutta la parte filante del fior di latte e dei formaggi. Quindi sopra bello croccante, una fogliolina di basilico, il nostro gnocco alla sorrentina è pronto. Provatelo a fare a casa con i miei segreti e passo lo gnocco alla sorrentina a Gennarino Esposito con la sua rivisitazione. Sono Gennaro Esposito, chef del ristorante La Torre del Saracino. Siamo qua a Vico Equense, nella penisola sorrentina. Insomma ci risiamo, questi di Italia Squisita sono terribili, ogni volta se ne inventano uno. Dice, sai, i gnocchi alla sorrentina, ma io gliel'ho detto pure, come mettiamo le mani su questo caposaldo della cucina tradizionale, che non ha bisogno di niente, cioè questo è un piatto meraviglioso così, con questa mozzarella filante, magari in un tegamino bello gratinato con un po' di parmigiano. Io non saprei da dove cominciare a metterci le mani, però poi giustamente noi cuochi siamo fatti un po' così, dobbiamo sempre portarci questi piatti un po' dalla nostra parte, un po' scherzarci anche sopra. Spesso lavoriamo su un tema, mi sono accorto di questa cosa girando un po' in giro, che è la concentrazione del sapore, almeno per me è una cosa molto molto importante, quindi tendiamo a mettere in un piccolo piatto, in un piccolo boccone, in una piccola porzione, a sintetizzare quello che è tutta l'armoniosità di una preparazione. Quindi siamo partiti dalla pasta cotta, che è poi un po' simile a quello della raviola alla caprese che abbiamo già trattato. Mi raccomando, questo è un passaggio molto molto importante. Acqua bollente, seguite perfettamente le indicazioni dei pesi e delle misure perché sono molto molto importanti. Lavorate la farina nell'acqua bollente, quello che serve per raffinarla, e soprattutto incorporate adeguatamente la parte di concentrato di pomodoro, perché è molto importante stemperarla bene affinché venga ben distribuita e chiaramente anche il colore sia completamente armonioso con l'estetica. È un impasto molto affascinante, piacevolmente elastico, piacevolmente resistente alla masticazione, quindi molto molto particolare. La lasciamo un attimo riposare. La patata dove sta? La patata va a finire dentro questo impasto. Come ripieno vi consiglio di setacciare le patate, di farle belle raffinate, in modo che possano essere, come dire, una sorta di foglio bianco sul quale poi disegnare i sapori che vi piacciono di più. Noi abbiamo personalizzato questo ripieno con pizzico di sale, il pepe, il basilico che non può mancare, un po' di parmigiano, insomma anche un pochino di burro se volete, ci può stare bene per rendere un pochino più goloso il ripieno, con dei pezzettini di caciotta sempre di fior di latte. Voglio dare un consiglio anche a chi vuole diciamo buttarsi nella versione tradizionale. È molto importante che lo gnocco non contenga molta farina, che lo gnocco di patate poi un po' di gusto di patata lo deve avere, e quindi lavorate piccole quantità di pasta alla volta, vedrete che riuscirete a limitare diciamo, l'incidenza della farina, diventa così uno gnocco morbido, piacevolmente resistente, ma molto molto più equilibrato. Passiamo a fare questo gnocco con la sorpresa, chiamiamolo così.
Facciamo lo gnocco con la quantità di ripieno adeguata per renderlo bello bilanciato. Alla grandezza la lasciamo a voi da gestire, perché può essere uno gnocco unico, come possono essere diversi gnocchi un pochino più piccoli. Noi vi offriamo una forma quanto più vicina allo gnocco. Può essere un po' incavato, può essere un po' rigato, chiaramente dipende da quanto vogliamo sottile la pasta. Nel nostro caso volevamo una pasta molto sottile, perché comunque volevamo premiare molto il gusto della patata. Poi li lessiamo leggermente e delicatamente in acqua bollente. E poi passiamo alla gratinatura con un po' di parmigiano, dei pezzetti di caciotta, perché la gratinatura assolve un ruolo molto importante in questo piatto. Profumo, croccantezza, intensità di sapore, e rende il piatto davvero eccezionale. E poi la parte delle salse è un po' la sorpresa di questo piatto, perché accanto al profumatissimo basilico volevamo colpire e lasciare un pochino sorpresi con questa salsa dolce acida fatta con concentrato di pomodoro, limone candito, succo di limone e polpa di limone. Quindi per la salsa facciamo un fondo di sedano, carote e cipolle, e poi stemperiamo con un po' anche qui di concentrato di pomodoro, in modo da avere questa intensità. Prima mettiamo il succo di limone a ridurre, poi mettiamo la polpa. Messa la polpa, appena raggiunge il bollore spegniamo, aggiustiamo di sale e poi passiamo al setaccio, oppure frulliamo. E la novità è anche il fatto che usiamo un piatto piano, non un piatto fondo come si fa nella tradizione, e quindi mettiamo le salse a mo' di decorazione, una salsa di basilico, un pesto semplicissimo, e una salsa di parmigiano, che è una sorta di fonduta di parmigiano. Mettete a mollo il parmigiano nel latte la sera prima e poi con quel latte vi formate una fonduta. Questa salsa di pomodoro sorprendente secondo me, e adagiamo lo gnocco su questo scenario veramente molto gustoso. Bene, amici di Terra Squisita, avete visto la ricetta tradizionale, avete visto la nostra interpretazione, non resta altro che assaggiarle. Nel frattempo vi ringrazio tantissimo, ringrazio Molino Caputo, ringrazio Terra Squisita, Graziano, Giuseppe e tutta la banda, e noi torniamo in cucina, dai.